Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. In questo video parleremo di un argomento un po' spinoso che sono sicura potrebbe accendere gli animi. Oggi parliamo di talento e perché a volte è meglio non avercelo. È un po' di tempo che rifletto su questo tema perché so che è molto delicato, ma penso finalmente di aver raccolto alcune idee che potrebbero essere interessanti e utili per voi. Prima di cominciare però, se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al mio canale cliccando sul pulsante iscriviti qui sotto questo video. Così troverai ogni settimana nuovi video gratuiti su disegno e pittura. Per chi non mi conoscesse, mi presento. Io sono una pittrice, un'insegnante di disegno e pittura e una content creator. Ho fatto 5 anni di liceo artistico, 5 anni di Accademia di Belle Arti e ho una carriera fallita come aspirante artista alle mie spalle. Ovviamente dico tutto questo con molta ironia, tanto sicuramente un sacco di persone fraintenderanno tutto quello che dirò in questo video. Io ho sempre saputo che avrei voluto fare dell'arte la passione che mi avrebbe accompagnato per tutta la mia vita, non solo come passatempo ma anche in ambito lavorativo. Ho avuto la fortuna di avere sempre le idee molto chiare su questo e anche il privilegio di avere una famiglia che mi abbia sempre sostenuta in questo. Già qui capite che sono partita con delle ottime premesse che non tutti hanno la fortuna di avere. In più c'è un'altra cosa, solitamente vedo che del talento ne parlano specialmente persone che affermano di non averlo il talento, ma di aver faticato duramente per ottenere quello che hanno, le loro capacità tecniche. Ad esempio Shamil ha fatto un bellissimo video che vi lascio linkato qui in alto a destra in cui parla proprio di questo argomento, ma in modo completamente diverso da come farò io oggi. Ecco, queste persone affermano quanto in realtà il talento non sia un merito, ma il merito stia invece nella loro perseveranza e nel loro impegno per affinare una tecnica che inizialmente gli veniva difficile. Più tardi vi dirò se la penso anche io così, ma penso sia interessante iniziare questo video affermando che io sono nata con un talento. Sento gli haters arrivare dai monti. Comunque non è una cosa che mi sono detta io, che mi sono guardata allo specchio e me ne sono autoconvinta. Crescendo ho sempre avuto degli adulti di riferimento e anche dei compagni di classe che mi hanno sempre fatto notare quanto mi venisse facile il disegno e la pittura, quanto fossi capace di raccontare storie per immagini in una maniera in cui i miei coetanei non erano assolutamente in grado di fare. E non ve lo dico per suscitare invidia in chi magari avrebbe donato un braccio per sentirsi dire questa cosa, ma perché penso sia interessante sentire un'opinione fuori dal comune sul talento da parte di una persona che il talento afferma di avercelo. Bene, ora che mi sono tirata addosso l'ira di tutti gli ascoltatori più indispettibili, possiamo procedere col contenuto del video. Perché penso sia importante affermarlo all'inizio e perché penso che io non lo stia facendo con presunzione? Perché anche io sono convinta del fatto che avere talento non sia un merito e non sia un prerequisito per fare arte. Io credo che il mio avere talento sicuramente mi ha facilitato, ovviamente non è stato inutile, non nego qualcosa di così palese, ma oggi vi racconterò di quanto per me l'avere talento non sia stato sempre qualcosa che mi ha facilitato, ma anzi per lungo tempo mi ha ostacolato. Iniziamo cercando di capire che cosa significa avere talento. Il talento è un dono. È qualcosa che Platone riconosceva negli artisti, nei musicisti, come una sorta di estasi divina, come se per un istante, per quell'attimo creativo, la divinità scendesse nell'umano e agisse attraverso il suo corpo. Quindi qualcosa di ultraterreno. E questa concezione di talento come qualcosa di ultraterreno è arrivata fino ai giorni nostri, tant'è che oddio, hai talento, sì, ha talento, brillano gli occhi, no? E più in generale, nella vita pratica, avere talento significa avere una facilità nell'apprendere una tecnica complessa. Ad esempio, nell'arte può essere una facilità nell'imparare dai propri errori o nell'intuire il modo migliore per rappresentare qualcosa. Nella musica può essere la facilità al seguire il ritmo, oppure al riconoscere le armonie o ad accostare bene delle note, non so niente di musica, oppure nella cucina un palato particolarmente sensibile agli abbinamenti. Insomma, il talento rende più facile il punto di partenza, è come se in una gara chi ha talento parte un po' più vicino alla meta. Poi però comunque anche chi ha talento deve correre. E infatti qui arriva il bello. Nel libro Art and Fear, di cui vi ho parlato già in altri video, che è un libro che mi sta aiutando molto con il mio rapporto con l'arte, insomma lo vado a rileggere quando ho bisogno di fare delle riflessioni in più sul mio rapporto col processo creativo, col mio essere artista. Ve lo consiglio molto, l'unico peccato che è in inglese. E una cosa che mi ha colpito proprio nella parte in cui si parla di talento è: se il talento fosse un prerequisito, allora significa che i lavori migliori, le opere d'arte più belle, sono anche le più facili da fare.
Pensateci un attimo a questa cosa. Le opere d'arte più belle non sono quelle più facili, ma le più virtuose, quindi quelle che richiedono una migliore e una maggiore conoscenza tecnica, una maggiore esperienza, un percorso più lungo e approfondito e tanti errori in questo percorso. Perché, come vi dico sempre in tutti i miei video motivazionali e non, l'unico modo per migliorare è mano a mano tirar via gli errori o i difetti dalla nostra pratica. Lavorare e poi rifinire. E poi lavorare senza ricadere negli stessi errori e poi ancora rifinire. Questo è l'unico modo in cui possiamo migliorare. Fare arte è difficile. Se all'inizio ti viene facile, quella facilità poi lascia il tempo che trova, inevitabilmente. Vi racconto la mia storia personale. Come vi dicevo, alle elementari tutte le maestre, tutti i compagni di classe, le mamme dei miei compagni di classe, i miei genitori mi hanno sempre detto che avevo questo talento nel disegnare. Tant'è che addirittura, vi racconto un piccolo aneddoto, l'ora di religione alle elementari era la mia preferita, non tanto perché si parlasse di religione, ma perché l'insegnante ci faceva disegnare gli episodi biblici sul quaderno e quindi praticamente per me l'ora di religione era come una seconda ora di disegno e mi ricordo che magari leggevamo un passo della Bibbia e poi dovevamo disegnarlo e per me era la cosa più bella del mondo, quando per i miei compagni di classe era letteralmente un incubo. Sta di fatto che alla fine dell'anno la maestra di disegno addirittura ha chiesto a mia madre di fargli fare una versione fotocopiata del mio quaderno di religione per quanto le piacevano i miei disegni. Quindi sono cresciuta pensando che comunque fare arte mi veniva facile e quindi ho voluto investire tutte le mie attenzioni, tutte le mie energie nel diventare un artista. Tant'è che sono entrata nell'Accademia di Belle Arti dicendo io farò l'artista, non c'è piano B. Il problema è sorto più tardi, quando i professori non apprezzavano quello che facevo, ma per altri motivi. Vi parlo della mia terribile esperienza in accademia in questo video qui in alto a destra. Ma soprattutto anche il mercato dell'arte, il mondo dell'arte non apprezzava i miei lavori. Non venivo selezionata per i premi, non venivo presa per le mostre, non vendevo quadri. Quindi capite che tutta la bolla di illusione che io avessi talento e quindi ce l'avrei fatta si è infranta terribilmente sulla mia faccia, riempiendomela di schegge di vetro. Quindi è stato veramente doloroso quel momento in cui mi sono resa conto che non era proprio così come me l'avevano fatta credere. E per lungo tempo ho messo in discussione il fatto che l'arte fosse la mia strada. Mi ero dimenticata di aggiungere, ma vogliamo mettere la pressione e l'ansia dell'aspettativa che vive una persona a cui gli è sempre stato detto che era bravissima e ce l'avrebbe fatta e poi rendersi conto che non sta andando così? Questo è un altro grande fardello del talento. Anni dopo, l'anno scorso, mi sono ritrovata al punto di voler ricominciare a dipingere i miei lavori personali dopo almeno 2 anni che non toccavo una tela, perché mi sono resa conto che dopo 2 anni di canale YouTube di Vale su Tela, dopo aver investito così tanto tempo nel creare dei contenuti didattici per insegnare a voi come disegnare, come dipingere, mi sono resa conto che le mie capacità tecniche sono migliorate tantissimo. Quindi sono stata molto miope sulla mia capacità di migliorare da quel punto che io pensavo essere già un buon punto di partenza. Mettiamo una cosa in chiaro, non sono mai stata una persona particolarmente arrogante, ma se c'è una cosa che so fare nella vita è disegnare e dipingere. Quindi diciamo che siccome ci ho investito così tante emozioni ed energie, volevo davvero credere in me stessa. E ora, col senno di poi, riguardo ai miei quadri del tempo, riguardo ai miei disegni del tempo, mi dico, caspita, ora sono migliorata tantissimo, proprio perché mi sono dedicata così tanto a studiare tutta una parte tecnica che prima avevo un po' ignorato. E questa è una trappola che mi ha teso il talento. Facendomi credere che le cose mi venissero facili, ho pensato che potevo anche prendermela comoda su tutta la parte teorica. Ed è per quello che rompo così tanto le scatole nei miei corsi, sul metodo, sul fare gli esercizi, che poi alla fine i risultati si vedono e chi li fa è contentissimo. Ma all'inizio capisco che può essere frustrante pensare di dover fare un sacco di sfere, di mele, di nature morte, quando in realtà si vuole puntare subito al ritratto. Ma ve lo dico per esperienza mia. Un altro episodio simile è quando alle superiori l'insegnante di figura ci ha dato da fare le tavole con le bocche, i nasi, gli occhi, eccetera, eccetera. E siccome io le avevo già fatte alle medie, perché la mia insegnante delle medie di arte e immagine credeva di insegnare al liceo, però probabilmente è stata presa alle medie e quindi applicava il programma di prima superiore alle medie. Per me era fantastico, ma per tutti i miei compagni veramente era un incubo. E siccome quindi le avevo già fatte,
io non ho consegnato il compito alle superiori e la mia insegnante ovviamente, Andreis, ok che sei brava, però devi fare i compiti come tutti gli altri. Lasciamo perdere che alle superiori avevo davvero un caratterino un po' particolare, però è emblematico del fatto che io mi ritenevo superiore a quel compito perché l'avevo già fatto ed ero già in grado di farlo, e quindi col cavolo che lo faccio 2 volte. E sono ricaduta in questa trappola successivamente, come vi ho già raccontato. Ed è così che, riguardandomi indietro, mi rendo conto di come il talento sia stato per me un freno al mio miglioramento. Se all'inizio mi aveva dato una spinta in più, a lungo andare in realtà mi ha disincentivata dall'impegnarmi e dal migliorare, mi ha portata quasi ad accontentarmi del buon livello a cui ero senza voler puntare sempre a un livello maggiore. O meglio, ho sempre avuto la voglia di puntare a un livello più alto, sono sempre stata una persona ambiziosa, ma ho sempre trascurato l'aspetto tecnico. Ed è per questo che, ad esempio, a inizio anno vi ho detto che il mio obiettivo di quest'anno sarebbe stato dipingere di più i miei quadri personali e studiare la teoria del colore, perché effettivamente non è che l'ho mai studiata così tanto, perché una piccola base già ce l'ho sempre avuta. Quindi, morale, il talento a me mi ha messo i bastoni tra le ruote un sacco di volte. E il messaggio positivo che vorrei trasparisse a voi è che anche per chi ha talento, studiare è necessario, è assolutamente necessario. Per trarre una buona morale da questo, bisogna partire dall'assunto, e bisogna avercelo proprio qui in mente, che fare arte è difficile. Punto. Se all'inizio ti viene facile, c'è comunque qualcosa che non va, stai tralasciando qualcosa, perché comunque ti devi impegnare per arrivare a un buon livello. Se invece ti viene difficile fin dall'inizio, poco male, perché comunque il lavoro l'avresti dovuto fare in ogni caso. Anzi, probabilmente se parti da zero non dai per scontato nulla e quindi alla fine costruisci delle basi anche più solide di chi per lungo tempo le aveva ignorate. E ora alziamo un attimo l'asticella del discorso, perché se siete arrivati fino a questo punto nel video, confido nella vostra intelligenza emotiva e nella vostra capacità di riflessione. Quello che ho detto finora si può riassumere così: chi ha talento e non studia si ferma in un punto di stallo. Chi ha talento e studia raggiunge un livello molto molto alto. Chi non ha talento e non studia non raggiunge niente, in quella cosa lì poi magari si realizza in tutt'altro nella vita e va benissimo. Chi non ha talento e studia raggiunge un buon livello. Capite che tra livello molto molto alto e buon livello c'è una differenza. E qui voglio rifarmi di nuovo al libro Art and Fear, perché c'è una parte che ho apprezzato tantissimo. Perché nella vita bisogna imparare ad essere onesti con se stessi, ad accettare i propri limiti e soprattutto a essere felici con i propri limiti, dentro i propri limiti. Un po' difficile, ma ci possiamo provare per essere felici. Dicono: una piccola obiezione a cui gli autori cercano di rispondere. Ma quindi non state ignorando il fatto che le persone sono molto diverse nelle loro abilità? Risposta: no. Altra obiezione: ma quindi se le persone sono diverse e ognuna di loro provasse a fare il lavoro migliore con le loro diverse abilità, con i loro diversi punti di partenza, non significa allora che i più talentuosi faranno un lavoro migliore e che i meno talentuosi faranno un lavoro leggermente meno migliore? Sì. E non sarebbe un bel pianeta su cui vivere? Pensiamoci a questa cosa. A chi cambia la vita non essere il migliore? Perché vogliamo fare una cosa solo se siamo i migliori nel farlo? Ma la competizione è negli altri o è dentro la nostra testa? Pensiamoci a questa cosa, riflettiamoci. A cosa ci fa bene pensare? Perché facciamo arte? Per essere i migliori o per stare bene? Io personalmente ho imparato, dopo tante riflessioni, e oggi mi sento cresciuta a pensarlo, che faccio arte solo per il mio bene. E tu?